Inglese non ti entra in testa, forse perché sei poco intelligente. Sai, la maggior parte della gente commenterà questo post senza sapere di cosa si tratta, dicendo pazzesco. Ma come ti permetti di giudicare gli altri? Chi sei tu? Ma se tu invece non rientri in questa categoria e se davvero segui il video, avrai un'idea diversa dalle altre persone e cambierai la tua prima impressione. Quindi, chi sono e come mi permetto di dire che sei poco intelligente? Sono Sissi Biantusa, a scuola considerata poco intelligente, una che non avrebbe mai imparato nessuna lingua straniera. Attualmente conosco 8 lingue, ne parlo 6 a livello avanzato. Ho un dottorato, ho pubblicato un libro di apprendimento di inglese, ho fondato la mia propria metodologia di apprendimento linguistico. Creo materiali per le persone che sono considerate o si autoconsiderano poco intelligenti. Con altre parole, hanno difficoltà di imparare una lingua straniera. Sarò poco intelligente, ma i miei risultati testimoniano esattamente l'opposto. Com'è possibile? Perché non è l'intelligenza che conta veramente. Cosa conta veramente? Secondo me ti stupirai quando lo scopri. Ma prima torniamo al titolo di questo post. Avrei potuto iniziare così. Non riesco ad imparare l'inglese perché alcune persone non riescono ad imparare le lingue. Non riesco ad imparare l'inglese, gli errori più frequenti. Perché imparare una lingua è difficile. 7 trucchi per imparare una lingua straniera. Come imparare velocemente una lingua. Ecco perché non riesci ad imparare le lingue straniere. Ma ho iniziato invece accusandoti di essere poco intelligente. Cosa è accaduto in te quando hai visto il titolo? Probabilmente hai provato rabbia, stupore o curiosità. In ogni caso il titolo ha suscitato in te un'emozione. I titoli come perché alcune persone non riescono ad imparare le lingue, eccetera, sono titoli molto comuni. Oramai tutti usano gli stessi titoli nella speranza di attrarre attenzione. Nell'arco di 5 minuti ti dimenticherai addirittura della loro esistenza. Il titolo che ho usato non solo ha attirato la tua attenzione, ma ti ha anche suscitato un'emozione. Ti ricorderai più a lungo di questo mio post. Che c'entra con l'apprendimento di una lingua? C'entra tantissimo, in realtà c'entra più di ogni altra cosa. Analizziamo questi 2 testi. Mario Rossi va al supermercato, compra pane, latte, zucchero. Mario è contento, poi torna a casa. Gustavo la pasta, va al supermercato, non compra pane, non compra latte, non compra zucchero. Gustavo è triste. Gustavo compra whisky, ora è contento. La prima è una tipica storia del sapore di testo scolastico, la seconda è una storia molto simile alla prima, ma con elementi curiosi. La prima la dimenticherai appena finisce la lezione, la seconda avrà una duratura decisamente più lunga nella tua mente perché ha suscitato un'emozione. Ecco come funziona il cervello umano. Dimentichiamo ciò che è solito e ricordiamo ciò che è diverso. Le storie interessanti suscitano emozioni dentro di noi. Ecco perché ci ricordiamo più a lungo di una favola e dimentichiamo il dialogo sul supermercato del nostro libro scolastico. Quindi forse sei poco intelligente, ma non è quello che conta. Allora, la maggior parte di questi articoli o post che titolano più o meno ecco perché non riesci ad imparare le lingue straniere, parlano di trucchi su come imparare una lingua che magari sono anche validi, ma evidentemente non ti hanno aiutato se stai ancora lottando con lo stesso problema. Tuttavia non sai come imparare una lingua straniera. Magari la millesima volta parti da zero per imparare inglese o qualsiasi lingua straniera. Perché? Perché dicono sempre le solite cose. Devi cambiare la tua attitudine, devi avere la passione per la lingua che studi, devi essere motivato, bla 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 bla. Non hanno funzionato. Sei arrivato alla convinzione che non sei abbastanza intelligente. Guarda, per dirti la verità, io questo non te lo posso dire, non ti conosco, ma quello che ti posso dire è che non importa essere intelligente o essere portato ad imparare la lingua o meno, l'intelligenza cresce perché non è una cosa determinata,
e cresce anche l'intelligenza linguistica. Cos'è l'intelligenza, tra l'altro? L'intelligenza è la capacità di poter vedere le connessioni tra elementi conosciuti e poter creare nuove connessioni. Il numero delle connessioni aumenta quando impariamo cose nuove, ma non cresce quando dobbiamo studiare la storia di Mario Rossi semplicemente perché non lo inseriamo nel nostro cervello in modo da poterlo utilizzare e creare nuove connessioni. In più, perdiamo la motivazione, la passione e l'attitudine positiva. L'intelligenza cresce, i numeri delle connessioni, quando ci stupiamo, quando abbiamo paura, quando siamo curiosi, quando siamo felici, quando ci arrabbiamo, perché le emozioni sono difficilmente dimenticabili. All'inizio, quando ti sei arrabbiato con me perché ti ho insultato, hai fatto più attenzione a seguire il video perché volevi capire come mi permettesse di offenderti. Ecco perché ho scelto un titolo che comunicasse con le tue emozioni. Perché non usare questa tecnica per imparare una lingua straniera? Ora che hai seguito tutti i video, raccontami qual era il tuo primo pensiero o come si è cambiato alla fine del post. Iscriviti al mio canale se ti piace questo video e vuoi guardare altri video come questo. Metti mi piace e condividi con i tuoi amici o con le persone che potrebbero essere interessate ad imparare le lingue in modo intelligente. Alla prossima!